Buongiorno cari ascoltatrici, buongiorno cari ascoltatori, noi che trasmettiamo ogni notte su queste frequenze siamo quasi alla fine della nostra giornata di lavoro e solo per ricordarvi, non ve ne foste accorti, che oggi è il 15 luglio e questa è la prima canzone che vi accompagna lungo tutto il corso della vostra giornata. Buon ascolto sulla vostra radio preferita. È un lavoro complicato, fare il DJ della notte, scorre il calendario, è il 2 ottobre del 1985, le mie vacanze sono ancora lontane e allora diamo subito la linea al Radio Giornale con una punta di mestizia sulla vostra emittente preferita. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo quasi finito, oggi è il 29 aprile del 1986, il primo GR del mattino va in onda fra qualche istante con tutte le ultime notizie che continuano ad arrivare dall'Unione Sovietica dopo il disastroso incidente nucleare alla stazione di Chernobyl. Buon ascolto. Malone, Tardi, sto chiudendo. per l'attività cambiamo da sempliciotto a imprenditore. Tiro avanti a malapena. Io ho 5 bocche da sfamare. Però la gente ti vuole bene, ti vuole aiutare. Dai, cedila a sta attività, te la paghiamo bene. E poi te ne stai a casa tranquilli, a fare niente. Questa è la mia attività. Perché dovrei cederla? Ritardo. Io vado. Perché? Perché forse c'è qualcosa di più importante di sto lavoro di merda. Alberto, sei tu? Alberto? Ciao. Ma cosa c'è? Tutto bene. Alberto, mi dici che cosa c'è? Nulla. Non c'è nulla. Di là è pronta la cena. Non ho molta fame. Faccio 2 conti e poi arrivo. Ma ci sono i ragazzi che ti aspettano. Dai, non farci mangiare freddo. Di solito andiamo in onda per pochissimi fedeli ascoltatori che sono svegli nel cuore della notte, invece oggi, 11 maggio 1987, immaginiamo molti di voi ancora per le strade della città di Napoli festeggiando il primo meraviglioso scudetto emozionantissimo della squadra capitanata da Diego Armando Maradona. Siete addirittura...
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, bentrovati. Oggi è il 10 novembre del 1989 e annuncio questa data con un pizzico di emozione perché sta per arrivare l'alba di quello che si suppone essere un mondo nuovo. Ieri a Berlino si è tenuto il muro. Pronto? Pronto, chi è? Pronto, Parù? Un'amica. Chi parla? Mi spiace, ma che l'insegna era troppo bella per un negozio. Cos'è successo? Cosa stai dicendo? Succede che non vide niente di più. Buonanotte, Parù. Pronto? Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, una buona giornata dalle nostre frequenze. Il 12 aprile del 1991 e sarà una bellissima giornata sulla nostra regione. Splenderà il sole sulla campagna. Buon ascolto. Alberto, che cosa c'è? Perché? A cosa pensi? Penso alla nostra famiglia, penso a noi. Cioè, niente più come prima, non capiscono. È un momento un po' così, non è detto che sia cambiato qualcosa per forza. Lucio ieri ha portato a casa la pagella con non c'eri. È bravo, è più bravo di come eri bravo tu, più bravo di Giancarlo. Lo sai quanto vi voglio bene. Il fatto che non ci sia o che in questo momento abbia altre cose per la testa non cambia niente. Se io non posso pensare di non capirti più, lasciami entrare nei tuoi pensieri, fammi capire. Alberto, io ho paura dei tuoi silenzi, ho paura. Ciao zio, Ciao Olga, dimmi. ascoltami. Senti, pensaci bene. Non sei d'accordo a stare con loro e vendere? Anche tu. Zio, ci ho pensato, è la cosa migliore per tutti. Ti prego, pensaci. Ma come hanno fatto ad arrivare a tanto a mandare te? Cosa c'entri con loro? Forse perché nessuno mi ha mai voluto bene? Solo tu e la zia Antonietta. Ma ora la mia famiglia è un'altra. E voi dovete accettarlo, dovete capirlo. Ma cosa stai dicendo? Quello che non accettiamo noi sono loro e il fratello di Mario Esposito. Zio, smettila, fare l'eroe non serve a niente. Fare il padre, il mio lavoro, non ho mai chiesto nient'altro io. Zio, io il mio dovere l'ho fatto. Tu sei sicuro di star facendo il tuo?
Pronto? Ciao Alberto, ricordo la prima volta in cui entrammo in questa casa e lo ricordo ancora come il giorno più bello della mia vita. Eravamo giovani, ci aveva aiutato l'incoscienza ad amarci e ti amavo con tutta me stessa. Ti amo tuttora, quando penso che puoi sentirmi, quando penso che un giorno saremo di nuovo insieme e mi stai solo aspettando lassù, con uno dei tuoi mezzi sorrisi silenziosi, con quello sguardo fermo che mi dava calma profonda. Le nostre vite sono state lotta, poi felicità, poi una folle corsa e poi l'equilibrio, e poi una sola notte se le portate via entrambe. Ricordo che i giorni felici si sono rincorsi alle nascite dei nostri figli, ci hanno trascinato nella vita che volevamo, ci hanno fatto sentire più vicini, più parte di questo mondo. Mi dicevi che avremmo dovuto essere orgogliosi di noi stessi e che eravamo ricchi, perché nulla valeva più di 5 figli. Nulla valeva più del nostro amore per loro, neanche i soldi che ti costrinsero al sacrificio di un doppio lavoro, di cui non ti ho sentito mai lamentarti. E vedi, ti amavo perché eri così, perché tutto ciò che di straordinario facevi ti sembrava la cosa più naturale del mondo, la cosa giusta. E poi l'ombra, improvvisa, l'ho vista disegnarsi sul tuo volto col passare del tempo. Rubava pian piano spazio al sorriso, come una pennellata decisa su una tela, di un pittore impazzito che voleva coprire di nero il capolavoro precedente. E semplicemente hai provato a difenderti, da tutto, da tutti, anche da te stesso, quando non mi dicevi niente, e avevi pensato solo istintivamente di innalzare un muro intorno a noi. Hai pensato che essendo il padre della famiglia a cui stavi votando l'anima intera, fosse naturale esserne anche lo scudo, che ci riparasse dal male che ci minacciava da fuori. Mi ero accorta di qualcosa che non andava, ma era difficile non credere alle tue parole così rassicuranti. Era difficile entrare nei tuoi pensieri quando decidevi di serrarli, di farli tuoi e basta, come tutti i problemi. E allora siamo andati avanti per troppo tempo con delle maschere, che abbiamo tolto quando era troppo tardi per ritirarsi dalla scena, quando ormai il nemico, in questo folle gioco a cui non volevi giocare, vedeva solo l'epilogo. E ora che sono stanca, ora che sento di invecchiare, ora che ogni giorno nuovo porta con sé la sua pesantezza, mi sento fuori da tutta la giustizia divina che questo mondo possa avere, costretta ad andare via per sempre. Da quando non ci sei più, continuare è stato come scontare una lunga pena di cui non esiste una fine. Ho pregato, poi mi sono chiusa in un silenzio che non faceva altro che corrodermi. Poi grazie a mio fratello e al suo starmi vicino sono riuscita a sputare via la rabbia. Una rabbia fatta di nomi e di cognomi. Una rabbia fatta di dettagli che ricordavo perfettamente. Ho parlato, Alberto, e ho denunciato. Mario Esposito, il boss. Su di lui non hai avuto ragione. Hai sprecato il tuo ultimo fiato
per dirmi: hai visto, Mario ce l'ha fatta. E ho saputo dal primo momento che avrei fatto di tutto perché il mio di fiato ti potesse smentire, potesse dare pace allo sconforto che non eri riuscita a bloccare tra i denti solo in quell'ultimo istante. Ma ogni cosa in questa terra ha il suo prezzo e l'agonia è continuata, ci ha perseguitati, apparentemente invisibile, ma regolare, come l'insopportabile squillare del telefono che non ti fa dormire, che ti fa impazzire ora dopo ora. Non ho mai visto un giorno senza guerra e mi sono abbandonata, sfinita, nelle mani delle istituzioni. Ma in questa terra neanche lo Stato sa dare sicurezza. È finta, è resa insignificante da infiltrazioni e accordi di uomini spregiudicati, che non perdono. Per quanto mi facciano pena, non li saprò mai perdonare veramente, perché non avevano alcun motivo, alcun diritto di distruggerci. Caro Alberto, ricordo perfettamente il primo giorno che entrammo nella nostra casa e non dimenticherò per molto tempo oggi, il giorno in cui la lascio per sempre. E non mi sembra vero. Oggi siamo costretti a morire anche noi, Alberto, e Sessaurunca è destinata a dimenticarci definitivamente. Avrò una nuova casa, una nuova identità, cose che non saprò chiamare mie. Provo una malinconia terribile al pensiero di essere sola, di dover ricostruire tutto da capo, e non ne avrei nessuna intenzione se non ci fossero loro, i nostri figli. Giancarlo, dopo la tua morte, ha messo la testa a posto. Ha provato a portare avanti i tuoi lavori, aiutato da alcuni amici, pochi, perché gli altri facevano tutti finta di niente. Gabriele e Lucio resteranno qua, o forse andranno via per conto loro. Si riprendono la loro vita dopo tanti anni, e anche se per me è difficile da accettare, spero con tutto il cuore che abbiano fortuna e che ritrovino la serenità. Gli altri verranno con me e in ognuno di loro ci sei, vivo come non mai. Ora qualcosa da dentro mi chiede di respirare profondamente e di pensare che forse sta per finire uno strazio per sempre e che ricominciare, anche se dal nulla, è un'opportunità e non una punizione. Voglio credere a questi pensieri fragili e aggrapparmi con tutta me stessa a questa speranza. Voglio ricordarti, ma voglio dimenticare loro e tutto il male che ti hanno fatto. Voglio amare e crescere Giancarlo, Paolo e Vincenzo. Voglio finalmente uscire di casa senza che mi assalga la paura. Voglio vivere, voglio farlo anche per te. Perché in fondo io e te non siamo altro che vita e siamo pronti a rinascere. Nelle radici la fortezza della nostra famiglia, nello stelo la nostra forza incredibile che buca la superficie, nella corolla il colore intenso della sofferenza, nel polline la bellezza pura. È così che siamo pronti a rinascere, come fiori dal cemento. Buona giornata. Ok, Ciao. ciao Emiliano. Per mantenere una famiglia, 4 maschi, una femmina, Alberto faceva 2 lavori di notte alle 3 con la sua cadet rossa a prendere giornali, gli stessi giornali che di poco parlarono, gli stessi giornali che di poco parlarono. Ogni notte un viaggio tra le terre casertane, che ci fossero le stelle o brutti temporali. Alberto nel buio correva solitario tra il sistema politico e il potere criminale, e non ha mai visto un giorno senza guerra, e non ha mai visto un giorno senza guerra.
non ha mai visto un giorno. Lai, lai, lai. Alberto nel buio è stato lasciato, ma quel giorno i quotidiani non hanno parlato. Alberto nel buio da solo restò, perché il regnante padrone aveva sfidato. Alberto nel buio da solo restò, maduro com'era ancora lottò, e non ho mai visto un giorno senza guerra, e non ha mai visto un giorno senza guerra, e non ha mai visto un giorno. Lai, lai, lai. Non esistono storie giuste, storie sbagliate, come non esistono le gabbie per i cani e i giornali. Non esistono oceani da portare al collo, come non esistono gli eroi e nemmeno i santi. Non esistono canzoni scritte solo per amore, come non esistono le nuvole tra il cielo ed il mare. Non esistono canzoni come musica da camera, come non esistono fiori nati per una sola ragione, come pioggia d'estate in una sera di luglio, come pioggia d'estate in una sera di luglio. Siamo fiori dal cemento, 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 Siamo fiori dal cemento.